in questo episodio. Questa sera andremo a Nicosia. È la cassatella tipica. Va bene, non posso dire di no, ho bisogno di riposarmi di brutto. Qui siamo a Sperlinga, uno dei borghi più belli d'Italia. Ragazzi, new look. Ho tagliato il capello. Voi direte, meno male cazzo, perché erano aperti i parrucchieri, era anche l'ora, no? Detto questo, allora, stiamo ancora guardando il nostro tour teatrale particolare, bar, circoli, locali, notturni, tournée da bar. Chiaramente il tour dell'anno scorso, perché quest'anno se no avremmo dovuto fare Shakespeare a 1 metro di distanza, poi fare prima la doccia nella mucchina, mettere la mascherina, vabbè, lascia perdere. Detto questo, allora comunque, Sicilia, Nicosia, spettacolo Macbeth, un'accoglienza bellissima, eccezionale, io un sonno devastante che non vi dico, ragazzi, non è che posso svelarvi tutto però, guardatevi l'episodio, no? Sigla! Shakespeare en tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare en tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar. Eccoci qui sul nostro pulmino shakespeariano in viaggio, Shakespeare in tour. Stiamo andando a Nicosia. Questa sera andremo a Nicosia, che è il paese natale di Irene. Lì c'è la sua famiglia che ci sta preparando una splendida ospitalità, da quello che ho sentito. Sono molto stanco perché non ho dormito in questi giorni. Ho visto Davide veramente stanco, dopo tante giornate di spettacolo, uno dietro l'altra, viaggi. Avrebbe bisogno di un po' di riposo, anche perché comunque ne va anche della buona riuscita dello spettacolo. Questa sera Macbeth di tournée da bar. Questo è un testo che mi piace veramente un sacco. Praticamente vi è questo valoroso guerriero Macbeth, conosciuto in tutta la Scozia, il quale incontra queste 3 sorelle del fato, queste 3 streghe, gli dicono: tu diventerai re. Questa è la profezia, e da quel momento, da quando lui riceve la profezia, inizia a dannarsi la vita pur di diventare re di Scozia, e alla fine ce la fa. Il problema è che per diventare re Macbeth si trova a rinunciare a quello che più di caro aveva al mondo, vale a dire gli amici, gli affetti, la donna che stava al suo fianco. Con questo testo William Shakespeare ci vuole far riflettere sulla predeterminazione, il fatto, quanto siamo realmente liberi di gestire la nostra vita, ma ci vuole anche far riflettere su quanto la brama di potere sia in grado di rovinare la vita di un sacco di persone. Il viaggio verso Nicosia si faceva lungo, così tra una chiacchiera e l'altra abbiamo deciso di fare una breve sosta, ed il fato ha voluto che ci fermassimo proprio ad Agira, la patria della cassatella. Eccoci qua, siamo in uno spiazzo in mezzo al niente. Qua c'è un negozio che vende dolci tipici. Ci siamo fermati più che altro perché Irene doveva fare la consueta pausa pipì, quindi è andata in bagno. E io che dire, che devo fare? Ne approfitto, vado dentro a fare la mia pausa e il mio momento street food. Questa è la cassatella tipica, hai capito? La cassatella di Agira. La cassatella di Agira è un dolce tipico dell'entroterra siciliano, da non confondersi con la cassata. Dalla forma di mezzaluna e dalla consistenza tenera, viene fatta con la pasta frolla e altri ingredienti naturali. La cassatella è disponibile in diverse varianti, anche se la versione classica prevede un ripieno di cacao, mandorle e scorza di limone essiccata. È deliziosa. E questa invece ha una glassatura di petali di mandorle. È incredibile. Ehi pa, allora siamo arrivati ad Agira. Sì, no, tra un pochino dovremmo arrivare. Ci siamo fermati un attimo qua alle cassatelle. Allora, Davide è molto stanco, ma mio padre ci sta aspettando con grande ansia. Sa che arriviamo e quindi sta preparando l'accoglienza al meglio, e Davide non ha idea di cosa voglia dire l'accoglienza siciliana. Ire, ci siamo? Tutto a posto? Sì, ho sentito i miei, stanno preparando tutto. A posto. Perfetto, ottimo, veramente non vedo l'ora di arrivare, così mi stendo, ho bisogno di riposarmi di brutto. Sì. Io sono contento di essere a casa con i genitori di Irene, perché vuol dire che potrò essere tranquillo e riposarmi. Francamente ho veramente bisogno di riposare. Eccoci qua, siamo arrivati a Nicosia.
Irene è al telefono con suo padre, sta cercando in tutti i modi di organizzare al meglio questo nostro arrivo a casa. Mi sembra un po' preoccupata a dirla tutta, ma Tiziano invece è in furgone che suona come sempre. Io ho detto allora ne approfitto per farmi un giro per Nicosia, già che ci sono, vado a cercare una bottiglietta di vino rosso, che non è che si può presentare a casa della gente a mani vuote, per cui insomma vi faccio questo giro e già che ci sono faccio anche 2 domandine alle persone che voglio capire quanto conoscono William Shakespeare qui a Nicosia. Andiamo! William Shakespeare, lo ha sentito nominare? Molte volte. Autore inglese, il più rappresentato al mondo. Cosa gli suggerisce questo nome? Un nome che potrebbe ispirare molta garanzia. Certo. Io sono stato, per la verità, sono stato a Londra, al teatro. Hai visto proprio il Globe Theatre, Sì, quello sì, vero? sì. Conosci Shakespeare? No. Fondamentalmente non è nella mia cultura, io sono un uomo di legge, non lo conosco. Non lo conosci. E com'è secondo te portare il teatro in Nicosia? Una cosa buona. È una cosa buona. Porta cultura. Sicuramente ti parlo di Nicosia, un paese di contadini. Ti parlo contadini nel senso che la gente lavora nella campagna. A me non importa, contadino. L'importante è fare teatro e portare le gente a vedere gli spettacoli. Perché una cultura è ignorante. Chiaro. Secondo me quello non era un avvocato. È bellissima. Il problema è che senza Irene non so che cos'è. Poi glielo chiedo. Finito il giro turistico di Nicosia, ho comprato una bottiglia di vino e ho raggiunto Irene e Tiziano. Assieme ci siamo diretti verso casa di Irene, dove ci aspettava la sua famiglia e dove finalmente avrei potuto riposare un po'. Ciao papà! Ehi, ciao Irene! Finalmente, ciao! Come stai? Bene. Ciao Gioia! Oh, ciao Buongiorno. Davide, finalmente ti È conosco! un piacere. Io ho portato una bottiglia di vino che mi hanno detto che è molto buono come della zona. Veramente non c'è da bisogno. No, è un piacere, anzi No, l'unica grazie. cosa, io veramente sono distrutto e vorrei andare a riposare un attimo. Ora. Sì. Almeno facciamo un brindisi prima di portarti il vino, dai. Vabbè, no, va bene, non posso dire di no. Beh, se uno pensa di presentarsi a casa di un siciliano con una bottiglia di vino in mano dicendo l'ho presa per voi e poi di andarsene subito a letto non ha proprio capito che cosa significa l'ospitalità siciliana. Il vino era ottimo e l'accoglienza davvero molto calorosa, tutto bellissimo, anche se a dirla tutta l'unico mio desiderio in quel momento era quello di gettarmi tra le braccia di Morfeo. Vedo Davide molto stanco, mangia tutti i giorni a 4 ganasce, non dorme mai, è sempre in giro, spettacolo tutte le sere. Adesso scusatemi veramente, vado un attimo in stanza a riposarmi 2 secondi, proprio ho bisogno di farmi un attimo. Dai, ora vai a riposare. Giusto In questa bella giornata, dai, io ho già pensato, guarda, a un giro turistico spettacolare. Vedrai che non te ne pentirai. Dai, che per riposare c'è sempre tempo, dai, che ti porto a fare un giro che ti divertirai. Divertimento? Ci ho pensato io a organizzargli un po' di giri, un po' di svago, di divertimento, di cose da vedere. Tiziano doveva rimanere a suonare, quindi no, lui è rimasto a suonare. Irene doveva aiutare la mamma, quindi rimane ad aiutare la mamma. Chi è che si è ciucciato la gita turistica con il padre di Irene? Io ho bisogno di riposare, mi sembra di avere la maledizione del Macbeth, non dormirai mai più, gli dicono le streghe. Anche se ero stanco morto e volevo solo riposare, alla fine mi sono messo in viaggio con il padre di Irene per andare a visitare Sperlinga, un luogo molto bello e suggestivo che si trova proprio nei pressi di Nicosia. Ecco, qui siamo a Sperlinga, uno dei borghi più belli d'Italia, famoso per il suo castello rupestre. Vedi, questo è un castello di epoca neolitico, per meglio dire, originariamente era un insediamento scavato nella roccia. Ragazzi, me la ricordo quella telefonata. Che poi non c'è nessuna telefonata, mi ricordo Sperlinga, volevo dire, no? Cioè praticamente è bellissimo perché quando vai in tour scopri dei luoghi eccezionali, bello e tutto. Io volevo solo dormire, che poi anche in Macbeth c'è veramente questa roba che lui non riesce più a dormire, mi doveva aver contagiato. Però a parte gli scherzi, no? La cosa bella quando si va in viaggio a far tournée è che si scoprono dei luoghi pazzeschi che mai sarei andato a Sperlinga, e invece mi sono trovato lì. Voi direte il fato? È il destino? Non lo so, secondo me è la magia del teatro, chiamiamola
chiamiamola così. Detto questo, se volete sapere come vanno avanti i prossimi episodi, dovete seguirci, quindi continuare a seguire i nostri account social, per cui Facebook, Instagram, un bel like su YouTube, seguiteci, che con noi William Shakespeare è sempre in tour. Ciao! Shakespeare en tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare en tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar.